Allora, un paio di volte negli ultimi mesi ho fatto vedere sul mio Instagram che sto seguendo il Master in Business Essentials tenuto online da Harvard, dove si trattano 3 materie: Business Analytics, Economics for Manager e Financial Accounting. Dopo il periodo iniziale di apprendimento, che è durato circa 3 mesi, sono finalmente arrivato a ridosso dell'esame. Mancano esattamente 10 giorni, nei quali voglio dare un boost a tutte le nozioni che ho imparato fino ad ora. In sintesi, ora devo studiare come un drago. Ma dato che ho un amico che per lavoro si occupa di insegnare diversi metodi di studio, prima di iniziare ad approfondire il mio studio, ho voluto approfittare delle sue conoscenze e chiedergli delle strategie che mi facessero assorbire il maggior numero di contenuti nel minor tempo possibile. Ale si è reso più che disponibile e in questo breve video cercheremo di condensare il maggior numero di nozioni per poter studiare velocemente ed efficacemente. Poi, se volete approfondire il tutto, vi consiglio di andare a dare un occhio al suo canale, dove ha 1 migliaio di video proprio su questo tema. Allora Ale, sono qui per cercare di fregarti tutte le conoscenze che hai appreso in tutti i tuoi anni, in tutta la tua esperienza, diciamo. La prima, che forse è anche la domanda che tutti gli studenti si fanno, è come apprendere il maggior numero di nozioni con la minor quantità di tempo. Quindi come sfruttare meglio il nostro tempo. Allora, praticamente quello che tu mi stai chiedendo, Rick, è di prendere tutto quello che io insegno nei miei corsi, in sistema DC, nei miei video, condensartili in 2 minuti e darti la pillola magica. Perfetto, direi che proprio... C'è la soluzione? Abbiamo chiesto la soluzione, perfetto. No, allora, diciamo che in 2 minuti non si riesce a esaurire un intero metodo di studio, ma possiamo darti una serie di linee guida che ti aiuteranno a studiare, preparare le tue scadenze nel modo migliore e ottimizzando i tempi il più possibile. Direi che sono 3 principalmente i principi su cui basarsi per quando bisogna studiare tante informazioni in poco tempo. Allora, il primo principio è quello della attività, specialmente dell'attività in lettura, perché tu ovviamente avrai una fonte da cui assorbire, potranno essere dei video da cui prendere appunti, potranno essere dei testi da cui leggere, ma la prima cosa è avere a che fare con la tua fonte di informazioni. Ecco, questa fonte di informazioni bisogna assolutamente cambiare da così a così rispetto al modo con cui gli studenti normalmente imparano. Lo studente che cosa fa? Legge il manuale e in qualche modo passivamente cerca di assorbire le informazioni. Questa cosa qua deve essere distrutta. Quindi, che cosa fai tu? Entri dentro il tuo libro, entri dentro il tuo materiale, entri dentro le tue slide, qualunque cosa tu abbia da studiare, per prima cosa cominci a porti delle domande, ok? Quindi non ti metti a leggere il paragrafo e dire vabbè adesso chissà cosa ci troverò. No, leggi il titolo, ti fai un'idea del contenuto magari scorrendolo rapidamente, questa si chiama lettura esplorativa, la spiego meglio poi nel mio manuale, leggere per sapere, ma insomma ti do i punti cardine, e cominci immediatamente a porti degli obiettivi, ok? Uno dei principi fondamentali della nostra mente è che lavora meglio ad obiettivo. Quindi io non sto leggendo il paragrafo per scoprire cosa c'è dentro, ma sto leggendo il paragrafo per rispondere a 4 domande, 5 domande, quelle specifiche domande che potrebbero anche esserti fatte quando poi sarai in sede di esame, di test, di verifica, insomma, no? Quindi ti metti in quell'ottica lì e ti fai una bella lista, le puoi anche scrivere su un foglietto, le domande, e te le tieni sotto. Quindi il tuo processo di lettura dovrà essere la ricerca della risposta a questa domanda. All'interno di tutto questo devi cambiare atteggiamento. La lettura non è una passeggiata nel bosco, ma è una caccia. È la differenza che passa tra andare in giro a guardare il panorama e cercare funghi, per intendersi, no? Se tu stai cercando qualche cosa sei molto più attento, molto più concentrato. Quindi questo è il primo elemento importante. Quindi approccia il testo in maniera chirurgica e vai poi a sintetizzarlo con singole parole chiave. Dimentica completamente di sottolineare tutto il testo come si faceva a scuola o all'università, basta quella roba lì. Entri nel testo, ti fai le domande e cerchi singole parole che ti possano aiutare a rispondere a queste domande. Questo è il primo gruppo di principi per quanto riguarda l'approccio sul testo. Numero 2, importantissimo, è la questione della rielaborazione. Allora, diciamola così, le informazioni non basta assorbirle, né basta capirle, ma dobbiamo anche farle nostre. Allora, lo strumento numero 1 per fare questo è lo schema. Ora, lo schema c'ha quel problema lì, che è la fase del metodo di studio più lenta. Che non significa che non sia utile, non sia necessaria, è importantissima, però tu hai pochissimo tempo, quindi io non posso darti il consiglio quello ideale, perfetto, di fare tutti gli schemi meravigliosi di tutti gli argomenti che dovrai passare. Ti consiglio di fare così. Gli argomenti, quelli che trovi particolarmente difficili, particolarmente ostici, che ti mettono in difficoltà, lì ti fai uno schema rapido, ok? Per tutti gli altri puoi tranquillamente passare dalla fase di lettura che ti ho appena descritto alla fase di testing che ti descriverò fra un minuto. Per quelli però che ti mettono davvero in difficoltà, una bella schematizzazione che rimetta a posto
le informazioni e che ti permetta di inserire sul foglio un po' come dire il tuo modo di ragionare su quell'argomento lì, attraverso una struttura gerarchica, delle parole chiave con le frecce, queste cose qui, qualche colore per distinguere gli argomenti, ti aiuta a fare mente locale e ti dà anche un Dato po' che siamo il tempo. qui, tu che Vai. applicazioni o hai qualcosa da consigliarmi per... Senza dubbio. Xmind. Xmind, per quanto mi riguarda, è il miglior software di schematizzazione possibile, ti fa risparmiare un sacco di tempo, anche perché se ti impari un pochettino ad usarlo, ha delle shortcut da tastiera che ti permettono di andare velocissimo nella costruzione dello schema. Quindi, avendo poco tempo a disposizione, Xmind, c'è la versione di prova, poi ci sono le versioni a pagamento, insomma, vedi un po' tu, e ti spari gli schemi di quello. Non li fai di tutti, perché non hai tempo, sarebbe bello fare gli schemi di tutto, ma se hai poco tempo, delle cose che ti mettono in difficoltà. Terzo principio, il più importante di tutti, il testing. Lo studio deve essere pratico. In special modo, quando hai pochissimo tempo a disposizione, la maggior parte del tuo tempo deve essere dedicata a consolidare le informazioni che hai appreso. Quindi, che cosa fai? Ti ricordi che ti dicevo di farti una lista di domande quando leggevi dal libro? Ecco, dopo che hai letto tutto quanto e magari hai costruito lo schema degli argomenti più importanti, quella lista di domande la espandi e ci metti tutte le domande possibili che ti possono venire fatte su quell'argomento lì, ok? Studi, la maggior parte del tuo studio dopo che avrai letto e costruito, se serve, lo schema, sarà incentrato sul leggere queste domande, magari le puoi anche scrivere su dei cartoncini ed estrarre a caso in stile quiz, e provare a rispondere. Lo sforzo di provare la risposta, ok, di cercarla nella tua mente e tirarla fuori, ti fa consolidare le informazioni, quindi te le ricordi molto meglio. Questo per chi ha poco tempo è fondamentale, quindi io se fossi in te trasformerei le mie prossime settimane in una tipo piscina di bigliettini da tutte le parti, puoi anche nasconderteli nei posti più assurdi, dentro il frigo apri, ci sono 3 bigliettini a cui rispondere alla domanda, cose di questo tipo. Questa cosa qui, il fatto di lavorare a livello pratico con lo studio e di richiamare le informazioni ti farà risparmiare un sacco di tempo. Ora, sai che io sono un amante della digitalizzazione e della produttività. Voglio chiederti come non fare in modo che il mio tavolo sia pieno di bigliettini e come fare in modo che tutto quello che faccio sia anche salvato digitalmente all'interno di un qualche archivio. Io per esempio uso Notion, però se hai qualche integrazione o se hai qualche altra applicazione da consigliare, voglio rubartela. Certo, allora, tu sei il re del digitale, quindi io sono vecchia scuola, sono vecchio, sono lento, sono cartaceo e quindi mi faccio i bigliettini vecchio stile coi post-it. Tu vuoi essere digitale? Siamo digitali. Notion va benissimo, ti dico un'altra applicazione, Anki, la trovi anche su desktop e sui vari sistemi operativi, si trova anche su Anki Web, Anki Droid, c'è in varie versioni, che ti costruisce proprio le domande e e te le sottopone nel momento giusto per ripassare. Okay. Con Notion va benissimo comunque. Un consiglio, io so che già tu fai una cosa simile anche usando Google Calendar, mi raccomando, struttura il tuo studio. Una cosa che non può succedere se hai poco tempo a disposizione è di doverti svegliare la mattina e dire oggi devo studiare. Questa cosa qui è deleteria, cioè sei finito se comincia così. Tu devi svegliarti la mattina e dire sul mio calendario ho segnato che dalle 10:30 alle 12:30 io studio 28 pagine di quel libro lì, specifiche. Ok? Quindi più specifico, più numerico, più organizzato sei e più veloce sei, perché tagli completamente tutto il tempo di rielaborazione, di stare lì a pensare cosa devo fare oggi, mi devo mettere a fare questo, mi devo mettere a fare quello. Il mio consiglio è, all'inizio della settimana o alla fine della precedente, alla domenica sera, quello che è, ti pianifichi per tutto il resto della settimana i tuoi obiettivi di studio. Più precisi, numerici e puntuali sono, e meglio funzionerà. Ti puoi fare anche una lista tipo bullet list delle cose da fare, oppure, come faccio io, sai che io sono un nerd del master plan, ho la mia giornata organizzata a mezz'ore, no? E quindi so esattamente cosa devo fare. È il principio che Esatto. i task prendono il tempo che gli si dà. Esattamente. La legge di Parkinson dice che il lavoro si espande per riempire il tempo che hai a disposizione, no? Per cui se tu ti dai mezz'ora per fare una cosa, ci metti mezz'ora, se tu te ne dai 2 ore, ci metti 2 ore. Poi, ovviamente ha dei limiti, però il concetto c'è. Altri consigli per aumentare ulteriormente la produttività o per esempio la procrastinazione nello studio? Assolutamente. Allora, un altro paio di cose. Innanzitutto, fai delle brevi sessioni molto intense di studio e poi fai una pausa. Questo è molto importante. La conoscono tutti, probabilmente sul tuo canale l'avranno sentita tutti quanti, la mitica tecnica del pomodoro creata da Francesco Cirillo. L'idea è quella di studiare 25 minuti o lavorare, perché vale anche per il lavoro, in modo molto intenso, molto focalizzato, in flow totale, ok? E poi fare una pausa di 5 minuti.
per riprendersi, una pausa in cui fai degli esercizi, ascolti della musica, ti bevi un succo, fai quello che vuoi, parli con qualcuno. L'importante è che in pausa tu ti rilassi davvero e non stia facendo un'altra operazione potente a livello cognitivo. L'importante è quello, quindi ti vai a studiare con grande intensità per dei brevi periodi, poi fai delle pause altrettanto brevi. Ogni 4 pomodori ti fai una pausa più lunga. Se sei uno che mantiene la concentrazione più a lungo, ogni 4 pomodori, non l'avevo mai sentito. Esatto, sì, ogni 4 pomodori ti metti lì. Se sei uno che ha la concentrazione che dura più a lungo, io per esempio no, per 25 minuti vanno più che bene, puoi fare il pomodoro doppio, cioè 50 minuti di studio e 10 di pausa. Vedi un po' tu come ti trovi, insomma. Poi per quanto riguarda la produttività e la procrastinazione, io mi trovo benissimo e so che tanti che non studiano abitualmente si trovano molto bene con questa tecnica. Il concetto di reward and punishment. L'idea è, tu hai i tuoi obiettivi, no? Te li sei pianificati, come dicevamo prima. Se li raggiungi, ti dai un premio. Può essere mangiare schifezze, non lo so, io mi mangio cioccolatini o quelle cose lì. Se non raggiungi il tuo obiettivo, punizione. La punizione migliore di tutte è l'esercizio fisico, perché ti stanca, non c'hai voglia e ti fa pure bene. Quindi dici, non raggiungo l'obiettivo, 200 flessioni. E quindi cerchi di creare una correlazione nel tuo cervello tra raggiungimento dell'obiettivo e piacere e mancanza del raggiungimento dell'obiettivo, sofferenza, una sofferenza positiva. Tra l'altro ho sentito che c'è anche un'altra applicazione per la punizione dove tu depositi soldi e se non raggiungi quell'obiettivo i soldi vengono tipo congelati o donati. C'era questo principio l'ha coniato un professore di economia di un'università americana, mi ricordo, che era fortemente sovrappeso. Parliamo di una persona che pesava tipo 200 kg, 250 kg. E lui fece così, fece una scommessa con un suo amico, gli diede in carico tipo $10.000 dei suoi e gli disse, guarda, se ogni settimana io non ho perso 5 kg, tu prendi 1.000 di quei dollari e li doni al tipo il movimento nazifascista americano, una roba così, a mio nome. Così che risulti che io, professore universitario, supporto i nazifascisti, va bene? E non ha mai sgarrato però, perché la paura che il suo nome venisse infangato ovviamente da questa cosa lo ha fatto dimagrire, ha perso tipo 100 kg in un anno, una roba così. Quindi ovviamente io non vi consiglio di essere così estremi, però chiaro. Funziona. Guarda Ale, grazie mille, ora mi metto sotto e dai. Ti do un solo ultimo consiglio. Vai. Rick, Se permettimi, perché se ne hai anche altri 2 o 3, volentieri. Ne ho uno fondamentale che ti devo dire, perché altrimenti ho paura che il rischio che può succedere è che tu studi bene le cose e poi te le dimentichi. Invece io voglio che tu le mantenga nel tempo. Fai così, applica il principio dello spacing. Ogni volta che inizi a studiare qualche cosa, prenditi una mezz'ora di tempo per ripassare quello che hai studiato la volta precedente. Come ripassi? Rispondendo alle domande. Quindi ancora una volta se sei cartaceo come me, i bigliettini, altrimenti su Notion ti scrivi le domande e rispondi a quelle domande, ok? Quindi prima di iniziare a studiare qualcosa di nuovo, riguardi le cose vecchie. Non solo, poi, quando hai finito di studiare, lasci passare 2 o 3 ore e poi ti fai un breve ripasso di quello che hai studiato 2 o 3 ore prima. In questo modo tu rispetti il naturale sviluppo della curva dell'oblio del cervello e consolidi i ricordi. E poi magari una volta alla settimana ti fai un ripasso di tutto quello che hai fatto durante la settimana. Vai così e le cose te le ricordi. Dai, grazie mille veramente. Dai, a questo punto è ora di studiare, poi chiaramente quando vuoi mi chiami, io ci sono a disposizione, e quando avrai un po' più di tempo e un po' meno di fretta, magari ti faccio entrare in uno dei miei corsi, non lo so, insomma io la marchettina l'ho piazzata, poi insomma vedi un po' tu. Giustissimamente. Va bene, Grazie Rick. mille. E allora, ti ringrazio e ci sentiamo prestissimo. Ragazzi, spero che il video vi sia stato utile. Io ringrazio ancora Alessandro, inizio a studiare e a mangiare pomodori. Buona fortuna a tutti per i vostri esami, lasciate un mi piace se il video vi è stato utile e magari se volete approfondire un qualche argomento chiedete tranquillamente qui sotto nei commenti e andiamo a riapprofittare delle conoscenze di Ale. Perciò iscrivetevi se non volete perdere i futuri video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!